Salve a tutti, situazionevoli della situazione del mio nuovissimo canale YouTube. Allora, il mio canale innanzitutto si chiama Yogilog e vi volevo un attimino parlare di questo canale, di questo nome. Allora, il nome arriva molto random perché volevo semplicemente avere un nome che fosse riconoscibile, facile, senza avere il mio nome di mezzo, senza avere varie firme o situazioni. Ci sia arrivato il panettiere, se sentite un cane che abbaia è perché il panettiere beh, sta panettierando e crea un problema a livello audio, diciamocelo, crea un problema a livello audio. Chi se ne frega comunque del panettiere. E dicevo, allora, Yogilog, ho deciso di chiamare così il canale perché mi serviva un nome semplice, un nome molto veloce, di modo che una persona, probabilmente in futuro, io sinceramente non lo so, punto ad avere 8 miliardi di iscritti. Tutto il pianeta si deve iscrivere al mio canale in cui non si parlerà di assolutamente niente se non di quello di cui parleremo. Chiaro? Chiaro, no? Chiarissimo. Beh, Yogilog arriva dal nulla. Tipo, hai visto il video di Yogilog? Cosa ne pensi di Yogilog? Hai visto quello il nuovo YouTube? Che in realtà non sono uno YouTube, cioè non sono capace di fare video, non sono capace di riprendermi, di registrare. L'unica cosa che so usare probabilmente è questo, perché venendo un pochino dal mondo musicale, beh, cioè i microfoni si usano, però forse è l'unica cosa che veramente so usare di tutto quello che ci vuole per un video. Però a livello di montaggio video, a livello di riprese, eccetera, non lo so. So che 60 fps it's meglio che 30. Il problema è che però, siccome tra l'altro non so se tutto ciò andrà avanti e non so se YouTube sarà la mia vita futura, di sicuro lo è in questa quarantena, perché mi è venuta l'idea del canale e tutto il resto in questa quarantena. Ma il fatto è che sto registrando con un iPad, quindi fotocamera a 30 fps. Soprattutto sto registrando con un iPad, cioè rendiamoci conto da quanto non sono sicuro che questa cosa potrebbe funzionare. Sto registrando con un iPad attaccato allo schermo, cioè davvero, seriamente la cosa più professionale che ho è questo microfono, che volendo vedere non l'ho comprato io. Ma per quanto riguarda il logo l'ho fatto a mano. Ci ho messo più o meno 4 giorni perché non sono mai effettivamente riuscito a trovare le impostazioni che volevo io, i programmi che volevo io, tutte queste cose, eccetera. Sì, perché bisogna essere un filino pignoli. E effettivamente io il canale volevo impostarlo in tutt'altro modo, ma mi faceva cagare dopo il primo esperimento che ho fatto. E quindi andiamo avanti. Principalmente in questo canale è stato creato con l'idea di pubblicare delle storie sulla musica, qualsiasi tipo di musica in realtà, non per forza la musica rock o la musica pop o la musica dance. Come potete vedere, credo voi abbiate capito che io sono molto più sul rock, metal, e blues e quella musica comunque, quella suonata davvero dal vivo con strumenti musicali e senza tante palle elettroniche, eccetera. Cioè io sono molto più da quel mondo, ma sinceramente, siccome sono nato e cresciuto in un bar e ho sempre lavorato a contatto col pubblico, eccetera, in varie realtà baristiche principalmente, non potrà mai essere l'house, per esempio, la mia musica preferita, il mio genere preferito, quello che mi metto nella playlist di Spotify. Ma se io vado in un posto, in un bar, in cui c'è una canzone house o quello che è in riproduzione, e chi se ne frega. C'è gente invece che non entra neanche nel locale perché dice no, c'è quel tipo di musica, non vado. Quindi tratteremo la storia della musica e come primo esempio ho deciso di portare forse la canzone, quella che conoscono tutti. E la canzone in questione è Yesterday dei Beatles. Allora, iniziamo dicendo che Yesterday non ha avuto una nascita facile, veloce, come si potrebbe pensare dalla semplicità di canzone, no? La canzone è molto semplice in realtà. Se noi togliamo tutta la composizione di archi, Yesterday è molto semplice, praticamente ha 4 accordi, quindi di conseguenza è abbastanza semplice a livello di struttura, c'ha un testo abbastanza semplice, ma il problema era che, come tutte le cose semplici, non sono state semplici nella loro creazione. Pensate solamente al fatto che ha vagato per mesi nelle sale prova
e nelle menti dei quattro baronetti di Liverpool, soprattutto quella di Paul McCartney, ovviamente perché poi dopo l'ha suonata lui, l'ha pensata lui, gli è arrivata in sogno a lui, però Yesterday venne finalmente registrata appunto dopo aver vagato dei mesi a giugno del 1965 negli Abbey Road Studios. La canzone narra di un ragazzo che dopo la rottura della sua relazione amorosa, piuttosto che andare avanti, continuano a rimuginare sul passato, continua a pensare al passato della sua relazione amorosa e di ciò che purtroppo ha perduto. Si dice che Paul una mattina si svegliò con in mente una melodia che a lui sembrava tanto familiare. E è un po' come spesso capita agli artisti, no? Tu ti svegli la mattina e c'hai in mente una canzone che magari non l'hai sentita e semplicemente il tuo cervello, non lo so, l'ha composta durante la notte, oppure effettivamente l'hai sentita in lontananza un giorno e il tuo cervello te la riporta alla memoria. Ecco tra l'altro il perché Paul McCartney passò più o meno un mese a suonare ripetutamente questa canzone ai membri del gruppo, alle persone che conosceva, ai produttori dei Beatles, a vari esponenti della scena musicale, perché appunto non voleva andare a registrare un qualcosa che fosse di qualcun altro, perché a lui sembrava tanto tanto familiare questo pezzo che gli era venuto in sogno e di conseguenza è stata molto lenta la nascita di Yesterday. Dopo essersi assicurato che il pezzo era originale, che non era di nessun altro, McCartney iniziò compulsivamente a pensare ad un testo che però purtroppo non arrivava. Continuavano a provare, i Beatles si trovavano, scrivevano, cambiavano. Alla fine decisero di dargli il titolo di Scramble Eggs, uova strapazzate. Ormai era diventato quasi un pretesto per passare il tempo insieme. Ogni volta che i Beatles si riunivano provavano a scrivere qualcosa cambiando le parole ovviamente di Scramble Eggs, prendendo il testo di quella canzone mistica che non si sapeva da dove fosse arrivata. Ormai era diventata un'ossessione, specialmente per Paul McCartney. Finalmente, un giorno, trovò il testo. John Lennon, a registrazione finita, disse che era quasi un peccato che Paul avesse finito quella canzone perché era quasi diventata un'abitudine, era quasi diventata una cosa divertente incontrarsi, ridere, scherzare, parlando e pensando a quel testo e cantando per tutta la notte Scramble Eggs. George Martin, tra l'altro produttore dei Beatles, disse che secondo lui era il caso di aggiungere degli archi nella composizione della canzone, ma Paul McCartney non era d'accordo perché lui diceva cazzo no, siamo un gruppo rock and roll, non possiamo aggiungere strumenti orchestrali in una nostra canzone. Però alla fine, pensandoci, accettò e ciò si rivelò una scelta ottima, la scelta da fare, perché effettivamente solamente con chitarra e basta poteva sembrare un po' poverina, invece con strumenti orchestrali gli dà molto corpo alla canzone. A causa dell'aggiunta di questi strumenti, a causa dell'aggiunta di questi archi, Yesterday venne spesso suonata in acustico nei live con solo Paul alla voce e alla chitarra. E niente, Yesterday con la sua semplicità ma allo stesso tempo profondità è riuscita ad assicurarsi un pubblico più adulto rispetto ai giovani che fino a quel momento avevano seguito il gruppo, dato che le canzoni precedenti erano un filo meno profonde rispetto a quest'opera. I Beatles sono considerati la prima boy band capaci di raggruppare tantissimi ragazzini, adolescenti e non gli adulti, e invece Yesterday è proprio riuscita a fare non il contrario, perché comunque ha tenuto anche gli adolescenti, ma ha richiamato anche gli adulti. E per concludere diciamo che questa piccola canzoncina semplice ma profonda è una pietra dal punto di vista storico-musicale. E non lo è solo nel mondo del rock, dato che chiunque sul pianeta Terra, anche il più avverso verso la musica del diavolo, sa cosa dire nel momento in cui qualcuno dice e move frego, Yesterday, e move frego, perché adesso ve lo ripeterò, vi rimarrà in mente per tutto il giorno. Non potete fare altro che cantare Yesterday.